Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e news H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti? Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri. Colpo di testa, rete, ha segnato il Milan, ha segnato Gabbia, Serginho va, sono davanti al portiere, gol, 6-0, 6-0, 6-0, Serginho, 6-0, ma dove siamo? Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati a tutti qui a Radio Rossonera Talk del lunedì. Siamo arrivati anche in questa settimana con i nostri bei 3 punti, dopo che ci eravamo lasciati con i 3 punti della settimana precedente, con tutto quello che era successo in quelle di Lecce. Abbiamo replicato con una vittoria ancora una volta, come direbbe il buon Enrico Boiani, di cortomuso. Non io. Non tu? Non alleni tu? No, non alleno io. Cara Bea, ciao! Ciao a tutti, Beatrice Sarti. buon pomeriggio. Saluto anche Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Morgan in regia, le nostre grafiche che tra poco arriveranno per commentare, come detto, la vittoria del Milan, che è appunto ormai cosa buona e giusta e deve diventare un po' così Abitudine. l'abitudine, esatto. Velocità di crociera. Sai che adesso, guarda, ti dirò, sono le 16.03 e ti pianto già il primo dubbio di quest'oggi. Ah, così. Da quant'è che non facevamo in sola Serie A 2 vittorie consecutive con clean sheet? Oddio, con clean sheet 2 vittorie consecutive le avevamo fatte l'anno No, scorso. beh, quello ok, senza prendere Con gol. clean sheet onestamente Con non clean me lo sheet ricordo. non mi ricordo, sì. Tu lo sai? No, Ah, palesemente. ok. Era, Ditecelo in chat che nel mentre andate a controllare, scartabellate gli almanacchi e mentre lo fate cliccate anche like, vi iscrivete perché è gratuito, vi abbonate a 2,99 se ne avete voglia e possibilità, quindi siamo già arrivati con la risposta. vedi, quindi grazie a tutti coloro che ci supportano ragazzi, vi vogliamo bene. No, l'ha cancellato Riccardo, quindi vuol dire che ti sei sbagliato? che ne so io. ai. Va bene, no, in realtà dalle ultime 2 dello scudetto, no, dai, non ci voglio neanche bisognerebbe andare a vedere. credere. Domani faremo una qualcuno grafica andrà su a questo. controllare. Faremo una grafica su questo, dai. Ci avete dato Ti un'idea. scrivono che sei molto figo con questa barba rasata. No, in realtà non ho le o cuffie. capelli. No, in realtà Marcello scrive con questa tosata che potrebbe essere anche per i capelli. No, in realtà ragazzi è semplicemente il fatto che non ho le cuffie, mi sono accorto praticamente adesso. E se volete le metto, però sono giù, dovrei fare una mossa un po' strana, quindi direi che sto senza oggi così. Empoli-Milan 0-2, Milan-Verona 1-0 dello scorso anno. Ah, pensavo fosse qualcosa un po' più datato. Empoli-Milan 0-2, Milan-Verona 1-0.
Ci può stare. Posso dire una cosa brutta? E dilla. Non me le ricordo. Perché è brutta? È una cosa bella. Io l'anno scorso vorrei cancellare Eclissare. Non completamente so la se sto storia del invecchiando, quindi la cosa brutta è quella. Io, se ti consola, non mi Empoli ricordo Milan nulla della 0-2. Banter. Credo che sia... Esatto. Ah, espulsione di Tomori, ok, Credo che grazie sia- per Credo che sia una cosa comune. l'aiutino. Io l'anno scorso Ok, non mi ricordo. ce l'abbiamo fatta. Gol di Santiago. Ok, adesso mi è tornato in mente la questione. Va bene, dai. È anche una difesa personale. Cosa? Cioè, difendi la tua psiche non ricordandoti cose brutte. Io le ultime 5-6 partite delle annate di Mihajlovic, Brocchi e Inzaghi ho eclissato dalla mia memoria. Io lì ne non ricordo più solo niente. qualcuna, così sporadica. Ma Aspetta, niente ti di dico, questa me la pappo io. Dai, partiamo con la grafica numero 1. La classifica. Volete metterla qui? che. La classifica... No, serve No, a te, no. non a me. No, nel senso che io gli occhi ce li ho anche a destra. Perché noi no, invece. Così ce li hai anche tu a sinistra. Bene, leggo la classifica. Brava, bene. Giornata numero 3 termina con... Anzi, no, termina perché devono ancora giocare, quindi ancora non è finita. Per ora, oggi, abbiamo Napoli e Juve a pieno punteggio, 9 punti, Udinese a 7, Cremonese, Milan e Roma a 6, Atalanta a 5, Cagliari, Torino a 4, Como, Inter, Lazio, Bologna, Sassuolo a 3, Fiorentina a 2, Genoa, Verona, Pisa, Parma, Lecce a 1. Asterisco a Genoa, Verona, Como, Cremonese, che devono ancora giocare la loro terza giornata. Grazie, Bea. Prego. Se, ne stavamo parlando prima in redazione, se la Cremonese non fa risultato, poi al netto di differenza reti, scontri diretti, eccetera, Che ce l'abbiamo a sfavore con la Cremonese, ricordo. il Milan tornerebbe al quarto posto da ottobre scorso. Sì, non accadeva da tanto. È quasi un anno. Devo dire che sappiamo bene che l'obiettivo è quello, sappiamo bene che non sarà facile, però credo che ci sia un atteggiamento diverso anche da parte dei giocatori stessi. Li vedo un po' diversi quest'anno, li vedo un po' più squadra. Ancora non lo siamo del tutto, per me ancora bisogna fare tanto lavoro, bisogna passare da partite difficili, bisogna passare da momenti difficili, bisogna passare dagli scontri diretti, che è vero, abbiamo vinto una partita importante ieri, però comunque ancora il Napoli, la Juve, l'Inter, la Roma dovranno arrivare, devono arrivare. Però non lo so, sull'atteggiamento e sul gruppo sono fiducioso. Bisogna capire poi il campionato cosa ci dirà, se ci sarà qualche squadra che crolla verticalmente, se ci sarà qualche squadra in difficoltà, se qualcuno prenderà il via e non verrà più ripreso. Insomma, il campionato è appena iniziato, ancora ci deve dire tante cose. Come detto, sono andato a ripescare il dato, il Milan non è quarto dall'8ª giornata della scorso campionato. Però, quasi un Quindi anno. metà ottobre scorso. Quasi un anno. Quasi un di anno. fatto. Volevo spiegare anche in chat che ci chiedevano cos'è l'etichettina rosa. Semplicemente le differenziamo con azzurrino, scudetto, le 4 poi in Champions League, le 3 verdi sono le altre squadre che vanno in Champions insieme alla prima, il rosa è l'Europa League, l'arancio è la Conference. Basta, Ok. tutto qua. Volevo Le 3 ringraziare... dietro non ci riguarda. Volevo ringraziare subito Paco, che è abbonato con noi da 25 mesi e scrive: Forza Milan e viva la solidità difensiva. Grazie Paco, sei il migliore. Andrea Giordano, che si è abbonato, quindi grazie, benvenuto Andrea, tra i migliori. Benvenuto tra i migliori. E Daniele Torraco, che è un po' colui che ci ha portato Massimiliano Allegri al Milan, perché mi ricordo che ci credeva anche in tempi non sospetti, che ci dona 2 euro e scrive: quanta aura a Max con il lancio della giacca. Questo messaggio da parte di Daniele era quotato, penso. Pochissimo, grazie della niente. donazione. Però a 100 euro di donazione strappo anche la mia e lancio anche la mia. Ma non 100 euro credo di che tu donazione, così me la abbia- ripago. Tu sai che l'editore non ti girerà mai quei 100 euro, vero? Vabbè, lo faccio per il bene della radio. Piangendo. Marco Speranza ci dona 5 euro e ti scrive: ma come direttore non ricordi quel fantastico Milan Carpi 0-0 con No. H prepartita?
No, Rimosso. è rimosso. Io non ho mai capito una cosa di Daniele, quell'H. scusa un secondo, prima che mi dimentico. Se il Milan dovesse fare un gran campionato, non il quarto posto è il minimo indispensabile, ma un gran campionato, visto che Max l'hai portato tu, ultima di campionato qui. È vero. Qui in studio. In studio con noi. Sì, giusto. Mi sembra corretto. Sì, però soltanto se ci giochiamo al campionato. Cioè non Sì, se- quantomeno fare un campionato di vertice per davvero e non esatto. che gratta al quarto posto. Esatto. No, io dicevo, tornando sull'H velocemente, non mi ricordo se era vero il fatto che erano dei sosia dei giocatori del Milan o se era proprio i giocatori del Milan ad averla fatta. Perché io sapevo la storia che non era No, erano fake. Erano dei giocatori. fake. Simili ok, giocatori. ok, ok. Io ho rimosso Alcuni li ricordavano vagamente dall'aspetto. Ok. Vabbè. Io ho No, rimosso tutto. erano comparse. Sì, anche io ho rimosso tutto. Andiamo alla grafica numero 2, vediamo com'è andata finora la terza giornata. Morgan, mettimi pure la grafica. Gherti ci scrive donandoci 2 euro che vuole Toriani titolare, ma ne parliamo tra un po' nella scaletta, quindi resta qui con noi che ovviamente ne parliamo. Cagliari-Parma 2-0, Juventus-Inter 4-3, direi praticamente impronosticabile o quasi, il 4-3, non dico la vittoria della Juve. Sì, soprattutto contando che l'anno scorso era finita 4-4 di questi periodi. Quindi, cioè, dopo il 4-4 dell'anno scorso a San vero. Siro, pure il 4-3 di nuovo. È vero, è vero. Pensavamo potesse essere un unicum, però Il Napoli dà 3 gol alla Fiorentina come l'anno scorso. 2 gol nel primo quarto d'ora, sì. Il Torino vince 1-0 a Roma. Questa La sorpresa della giornata. Questa La sì. sorpresa della giornata è anche un po' inspiegabile. Pensavo che la Roma tirasse dritto io. Per me è la sorpresa anche il Sassuolo. Sì, Atalanta facile con il Lecce 4-1, l'Udinese vince a Pisa ed è terza. L'Udinese prossima nostra avversaria sabato prossimo. Sassuolo-Lazio vince il Sassuolo 1-0. Milan-Bologna vince il Milan 1-0. Stasera, come detto, le ultime due che ci riguardano più che altro per il dato statistico, come detto, tra Verona Cremonese e Como Genoa. Per Sì. la classifica attuale, dico. Sì. Vediamo velocemente anche il prossimo turno. Mettimi pure la grafica numero 3, Morgan, per vedere cosa succederà dal prossimo venerdì, perché il prossimo weekend è classico, quindi dal venerdì al lunedì, perché questa settimana vive solo e soltanto di Champions League, martedì, mercoledì e giovedì, turno totale solo e soltanto di Champions League. Sì. Venerdì alle 20.45 c'è Lecce-Cagliari, Bologna-Genoa sabato alle 15, Verona-Juventus sabato alle 18, la Juve fa 4/4? Sì, col Verona, sì, facilissimo. sì. Udinese-Milan sabato alle 20.45, vediamo in pratica chi vince è terzo. Sì. Lazio-Parma domenica alle 12.30, Cremonese-Parma alle 15, No. no, Torino-Atalanta? Lazio-Roma. No, Lazio-Roma. Pensavo avessimo scritto Lazio-Parma, Cremonese-Parma. Hai detto Lazio-Parma. Ah no, Lazio-Roma, scusa. Lazio-Roma, Sì, c'è il derby alle No, 12.30. volevo chiederti se No, Cremonese-Parma. Cremonese-Parma, ragazzi, dopo il pranzo dai nonni. Divano, cuscino morbido. Però magari vieni dal... Dal derby, dici? No, pranzi col derby, così fai la solita chiacchiera domenicale di calcio. Poi dopo, a Biocco, post pranzo, Cremonese-Parma, ve la consiglio. Torino-Atalanta alle 15, Fiorentina-Como alle 18, Inter-Sassuolo alle 20.45. Facile, insomma, Sassuolo lo sappiamo. Quando viene qui Già ha con raccolto l'Inter, 3 punti che non doveva sta settimana. Impossibile che l'Inter perda la terza di fila. Napoli-Pisa lunedì alle 20.45. Questo invece è il Monday Night della quarta giornata. Ringrazio il buon Daniele Torraco che ci ha donato 5 euro. Se vinciamo lo scudetto dono 100 euro con strappo della giacca mia e tua, Henry, Ah, ok. entrambi, ma col piffero. Grazie Daniele. PS, sarò a Milan-Napoli, spero di potervi offrire una birra. Daniele, se ci scrivi, soprattutto in privato, lo dico non perché dobbiamo flexare, che abbiamo anche dei profili privati, ma semplicemente perché è più comodo. Nel senso che i messaggi nel profilo della radio su Instagram, seguitelo, @la Radio Rossonera, Tanti. sono tanti, a volte finiscono nelle richieste. Se ci scrivete invece in privato, Uguale. No, scherzo. no. scherzo. Comunque l'ingresso dei media è l'ingresso 8, quindi
Sì, in un modo o nell'altro girovagate l'intorno, a passiamo una di- certa ci Ma vedete. ci sono dichiarazioni importanti, perché Sì. Fili scrive: seguo Daniele, se vinciamo lo scudetto vi dono 100 euro se vi strappate la giacca. Vabbè, ho Ma capito. Sì, avete anche un po' rotto 3/4. ringrazio cioè, anche che possiamo- Gert che ci dona $2. Vale, cosa dobbiamo e strappare a sto Scrive, giro? scrive voglio Toriani titolare. Abbiamo già letto, sì. Ah, scusate, Sì. non l'avevo sentito. Ma come se vinciamo lo scudetto abbiamo buono? Ma che barbonata. Vabbè, ma si bella può dire? vita, cioè della Si serie. può dire? Facile No, ma così. scusa, si cioè, dice. Ah, bene. Ragazzi, grazie comunque. terza giornata. A proposito Calma. di ma il Udinese, calcio è così, cioè nel Cioè, senso, non eravamo ragazzi, ignobili alla prima. Se Non dovessimo siamo i non campioni fare d'Italia. risultato perché arrivano Udinese in trasferta e Napoli in casa. sì, e Juve là. Ecco, non è che arrivano due partitine così. Non andiamo nella disperazione più cupa, non andiamo nell'esaltazione massima. ma tu non puoi Ah. chiedere nel 2025 Ah, dove c'è il no. mondo diviso a metà su ogni cosa, Ah, equilibrio come direbbe nel Max. mondo del calcio. Cioè tu stai chiedendo veramente equilibrio nel mondo del calcio. Impossibile. È Cioè, difficile. è impossibile. Ma difficile. io posso anche capire che un tifoso stamattina si sia svegliato un po' gasato perché vieni da 2 anni terrificanti e tremendi e quindi dici vabbè, poi ha ragione Allegri a dire calma, hai ragione tu a dire però posso capire un po' di... No? Un po' di euforia, sana euforia, senza esagerare e senza esaltarsi, come ha detto Allegri. Volevo dire una cosa sull'Udinese io, che sia sulla classifica che per il fatto che è il nostro prossimo avversario, l'Udinese ha 2 ragazzi in difesa che io non so se uno dei due, entrambi, solo uno, solo l'altro, porterei volentieri qua. Perché sono 2 ragazzi veramente, Christensen veramente e Solé. forti. Christensen e Solé. Probabilmente Solé ci serve un po' di più se giochiamo così, in questo modo, perché abbiamo forse più bisogno del braccetto di sinistra, anche ieri l'abbiamo visto. Christensen a me piace moltissimo, moltissimo. Bisognerebbe vederlo in palcoscenici diversi, però Ocio, cambio punti di noi, L'Udinese è quella tipica squadra e l'ha fatto più volte durante le sue varie stagioni in Serie A, che arriva a novembre, che spara quasi tutto, Bella serena e poi si sistema villeggiatura. e poi Infatti vivacchia è un po'. problema incontrarla Eh. subito. Andiamo alla grafica numero 4, Morgan, vediamo il nostro calendario, come detto, che non è per nulla semplice, ce lo ricordava qualche nostro ascoltatore settimana scorsa, facendoci notare che fino alla 13ª praticamente abbiamo tutte le top squadre. E quindi infatti ripartiamo con l'Udinese nella prossima giornata, in trasferta, avremo il turno infrasettimanale, ecco, solo noi peraltro, perché il Napoli... Coppa Italia. No, No, il Napoli no, perché avendo vinto il campionato è già bella serena. quindi in noi Coppa Italia. facciamo il turno infrasettimanale, loro no. Però io mi immagino che in quella gara lì Iper, per me un mega po' sì. extra. Per me un po' sì, sarà una di quelle partite tipo per provare a dare un po' di minutaggio a Nkunku, tipo per vedere Atekame, tipo per vedere De Winter titolare, Perché a te Kame? perché abbiamo bisogno di avere i migliori contro il Napoli. Sì, Banalmente. però secondo me a te Kame ne è un po' davanti, Però io non mi immagino che il Lecce venga qui in quella situazione di classifica a mettere i titolari. No. Esatto. Metteranno anche loro le riserve. No, assolutamente. Poi c'è Napoli, Juventus e Fiorentina. Ci chiedevano in chat, secondo noi, chi salta prima tra Chievo e Pioli. Poi c'è il Pisa, l'Atalanta, la Roma, come detto, e poi Parma, Inter e Lazio per chiudere fino alla giornata numero 13. Non lo so, Avevo per me bypassato. per me Avevamo nessuno dei due. saltato, Per me avevamo nessuno dei due. Brava, via. Cioè, sono 2 club che prima di esonerare ci pensano. Per me. Sì, ma assolutamente non succederà. Gabbia, leggiamo le sue parole. Grafica numero 5, perché ovviamente per omologare la vittoria l'AIA e poi la FIGC avevano bisogno delle parole di Matteo Il Gabbia. nostro frontman. E quindi eccolo qui, il buon Matteo, che ieri comunque ha fatto il suo. Sì. E Matteo Sì. non è un sostituto per me. Leggo Perché io? il mezzo proprio centrale da direttore d'orchestra non ne abbiamo. Una situazione che per noi è rigore, poi le scelte sono fatte da persone, fortunatamente abbiamo vinto ugualmente la partita. Mi dispiace per Pulisic che avrebbe tirato lui il rigore, è fortissimo, ha personalità No, e qualità. Nkunku, mi sa, perché aveva preso il pallone. Perché è Christopher. che Ah, aveva il scusa, pallone in per mano a Chris. Nkunku.
Pensavo a Pulisic. Si Anche chiamano perché da noi il uguali. rigorista cambia ogni... La reazione del mister ce l'abbiamo avuta anche noi. Ci ha dato uno stimolo in più. Siamo felici di avere con noi lui e il suo staff. Dobbiamo ascoltarli per fare il meglio in questa stagione. La difesa, già a Lecce abbiamo dato delle risposte, in primis a noi stessi. Anche gli attaccanti ci hanno dato una mano. Mike era molto dispiaciuto, in settimana farà degli esami, è il nostro capitano e leader. In partita da tutto e faccio anche i complimenti a Terracciano per come è entrato. Mi fa ridere perché poi parla come se Parla da fosse un mister, sì. mini dirigente. Sì, cioè. Sì. Beh, cioè credo che poi abbia migliorato anche... Eloquenza? Sì, parla sempre. Assolutamente. Infatti lo stiamo facendo, lo stiamo allenando da dirigente. No, scherzo a parte. Posso? Dopo 20 minuti non ho tirato neanche una cattiveria, mi sembra di fare... No. No, scherzo a parte. Perché doveva tirarlo in concours, scusate? Ma infatti vi racconto Nel questo. caso, No, vi io infatti ho racconto- sbagliato perché pensavo... Io spero che lui intendesse Chris Pulisic. No, intendeva Nkunku. Perché la Eravamo domanda... 1-0. Allora, vi spiego. Allora, anzitutto vi spiego com'è andata. Perché ho visto proprio la scena e l'ho anche raccontata in Audiodesk. Ok? Nkunku riceve da Pulisic quello scavetto. Viene tirato giù platealmente da Lukumi. Si rialza, c'è anche il contrasto con Freuler, no? L'arbitro fischia rigore. Pulisic va ad abbracciare Nkunku col pallone in mano. Pulisic e glielo dà. Quindi è disegnato. Pulisic, io immagino sia il rigorista, ha lasciato il pallone a Nkunku, forse perché appena arrivato, perché si era preso lui il rigore 2 volte praticamente. No, ma lo sappiamo che è un ottimo rigorista, lo sappiamo, chat. Cioè, nel senso, quando l'abbiamo presentato, ero andato a vedere i suoi dati e aveva praticamente Esatto. su 15 tentativi 12 gol. Quindi... Pulisic con il pallone in mano dopo che l'arbitro ha fischiato lo consegna a Nkunku, gli dà una pacca sulla spalla, sulla schiena, non mi ricordo. Pensaci Ok? tu. Mentre succede questo, Landucci allarga le braccia verso Allegri. Non è che già sapeva. Non lo so. Allegri allarga le braccia verso Landucci, però stavano osservando la scena di Pulisic che dava la... Io non so adesso se siamo ancora ai livelli del tiro io, tiro tu, non penso, però doveva andarlo a tirare in Nkunku. È stato lì fermo 5 minuti col pallone in mano sul dischetto Nkunku, E tant'è che oggi ha anche pubblicato un post, no, della prima San Siro, grazie a tutti. C'è la foto di lui col pallone in mano sul dischetto, rimessa nelle stories dallo stesso Nkunku con le faccine come a dire non so perché non abbiamo dato sto rigore. Ma ne parliamo tra poco. Vediamo anche le ultime parole, quelle di De Winter, in ordine cronologico, così parliamo anche di lui, perché Coni è entrato direi bene. Sì. Ha fatto il suo esordio con la maglia del Milan, un secondo tempo ordinato, non ha strafatto, però insomma è stato sulle posizioni. Abbiamo lottato la squadra, abbiamo difeso e attaccato come una squadra, e questo è che vuole il mister, vuole che giochiamo e vinciamo Da squadra. Il mio ingresso in campo mi sono trovato bene. Ci torno quasi quasi. Sono contento di aver esordito, ho giocato in un ruolo che conosco, quindi tutto bene. Quando si vince si sta sempre bene, si sente anche nello spogliatoio. Quando si vince siamo tutti felici. Jimenez ha lavorato e giocato per la squadra. Quando si vince non c'è nessuno che sta male, arriverà il gol e il suo momento. Mi è piaciuto come è entrato, mi è sembrato ordinato. E onestamente con lui in campo e Stupinian mi è sembrato anche un po' più tranquillo. Non so, questa è una mia impressione. Sì, beh, è ovvio che 45 minuti non fanno né un giudizio negativo né un giudizio positivo su un giocatore. Registriamo che ha fatto 45 minuti di buon livello. Io credo che ieri sera la squadra si sia aiutata molto in generale. C'è anche quello che dice Gabbia quando sottolinea come gli attaccanti abbiano aiutato nella fase difensiva. Per me è vero, c'è una squadra che si è aiutata a vicenda e di questo ne beneficiano i difensori, cioè è inutile dirlo. Ma l'abbiamo detto tantissime volte in questi anni, già dall'ultimo anno di Pioli. Cioè se giochi in quel modo, modalità praterie, cioè i difensori non possono fare una bella figura perché alla lunga un errore lo commettono. Uguale l'anno scorso, cioè di fatto qui c'è stato un aiuto generale a vicenda di tutti e si vede. Ma se
calpestano le stesse zolle, che vuol dire più o meno un quarto di campo, cioè il centro-sinistra di una metà campo, in 3, e sono Rabiot e Stupignan e il centrale, che sia Pavlovic o De Winter. Per forza di cose ti aiuti, perché lo spazio è meno, ci sono meno possibilità di sbagliare, e quando sbagli il tuo compagno ha 20 metri, non ne ha 60. Ok? E quindi anche magari un errore, che a volte abbiamo visto anche ieri che qualcosa è stato commesso, però è rimediabile. Sì. Ecco. Aggiungo una cosa sul buon Coni De Winter, non me ne voglia Straini a Pavlovic, che con la maglia del Milan ha più esperienza di sto ragazzo, per ora è il titolare al netto di condizioni fisiche da valutare e via dicendo, un'altra classe anche nel movimento, nel muoversi, nel coordinarsi, non lo so, lo vedo un po' più pulito nel movimento e nel giocare. Poi magari Pavlovic sarà più efficace, sarà più sgamato, sarà più aggressivo, sarà più altre cose. Preferisco l'eleganza di De Winter, posto che ancora dobbiamo vedere in situazioni di più e diverse. Potremmo farlo giocare in giacca, Henry. Così se la strappa anche Quindi se lui. la strappa, dato che è elegante. Dai, vediamo realmente il protagonista di ieri, grafica numero 7, e non è la giacca di Massimiliano Allegri, di cui parliamo tra poco, ma è Luka Modric, che insomma... È quasi passato. questo è di livello ricaccio. super, questo. È quasi passato in cavalleria il suo gol per la giacca di Massimiliano Allegri. Però, Quasi. Quasi. ecco. Ringrazio intanto Gesù di Nazareth, sempre se l'ho dato. Si è abbonato stamattina Che e si è io ho detto, abbonato. ho dovuto dire Gesù sei il migliore stamattina. No, perché stamattina lui e Alessandro Davino si sono divertiti Eccoci qua. a scrivermi paragoni veramente Tra Kakà e qualsiasi altro terribili giocatore. per triggerarmi. Ho detto, se volete triggerarmi, almeno abbonatevi. E devo dire che però si sono abbonati abbonati. entrambi. Bravi, migliori. Quindi Pensate. grazie ad Alessandro e a Gesù. È stata una bella... Grazie Gesù. Vabbè. Eh. È stata una bella festa, abbiamo vinto. Adesso ci concentriamo sulle prossime partite. 90 minuti, nonostante l'età, come dire, Ma poverino, basta di dirgli che c'ha 40 Ma anni. infatti si è arrabbiato, ha detto, ha detto, spero che basta. Spero che la prossima volta nessuno mi ricordi della mia età. È stato un bel gol, Alexis mi ha dato una gran palla e per me è stato facile. In effetti sì, è sembrato facile per lui arrivare in corsa e piantare il piattone lì. All'angolino. È capace, secondo me. Sensazione, non so se dallo stadio, da casa, eccetera, perché noi magari dallo stadio abbiamo un pochino più di prospettiva, vedendo lo sviluppo dell'azione, magari da casa c'è uno zoom, piuttosto un'inquadratura diversa, eccetera. Però quando è arrivato Salmaker, al limite bassa dell'area di rigore, con Modric che stava arrivando al limite dell'area e c'era la linea di passaggio, quando abbiamo capito che Alexis Salmaker stava dando la palla lì, L'avevi già usato il gol. sensazione, L'avevi già usato era il gol. gol. Sì. Anche a me. Sì. Appena ho visto partire il passaggio, quando ho realizzato che la palla di Salmaker sarebbe arrivata a Modric che stava arrivando, anch'io ho avuto il brividino del gol. Vabbè, gol. Sì. Abbiamo fatto bene come squadre. So che potremo continuare a migliorare recuperando anche i giocatori infortunati. Ecco, adesso di questo ovviamente tra poco parleremo, però prima di tutto insomma due paroline su Luka che ha 40 anni, ricordiamolo. No, poverino. Ste cose solo col direttore possiamo fare. Io su Modric, cioè ecco, a parte che finalmente abbiamo dato un senso alla parola aura, che con tutto il rispetto per gli ultimi 2 anni, cioè adesso qui si può dire aura, però vabbè, scherzi a parte, è un giocatore di un altro livello, cioè carriera, modo di stare in campo, modo di toccare il pallone, tutto, sa anche secondo me molto gestirsi, perché io non l'ho visto in affanno e ieri sera il gol è stata la ciliegina sulla torta, perché la prestazione che ha fatto è da sottolineare, cioè ha recuperato palloni, ha dettato i tempi, cioè proprio quando lui ha la palla e decide a chi darla vedi tranquillità, dici ok, lui decide come impostare l'azione e lì vedi che c'è un altro livello, con tutto il rispetto per gli altri centrocampisti.
ok, a quell'età, ok, una partita a settimana, ok, tutto quanto. Io capisco che tipo Samuele Ricci magari si è entrato nell'ottica di non è che tanto a lui che devo fare le scarpe, e devo fare a qualcun altro, se voglio essere titolare Lui, di questa squadra. Se sta bene lui, non ha scarpa che tiene. No, e mi auguro che giochi in questa squadra fino al giorno in cui Luka Modric busserà all'ufficio di chi comanda e gli dirà non ne ho più, devo smettere. Cioè fino a quel giorno lì voglio vedere Modric con sta maglia qui, cioè non quella gialla, quella del Milan intendo, perché è arrivato a fine corsa, ok, della sua carriera, però magari ancora quelle 3-4 fermate le ha da fare, no? Quindi dai, speriamo che possa speriamo che possa essere dei nostri ancora a lungo, dico così. E ora arriviamo a Max. Grafica numero 8. Tra l'altro volevo fare un piccolo sondaggio nella chat. Secondo voi chi ha ideato il titolo della trasmissione? Scrivetecelo in chat. Allegri, post Milan-Bologna. Modric è straordinario. È un ragazzo molto umile. Tutti i ragazzi hanno fatto molto bene. Era importante vincere in casa senza subire gol. Per la seconda partita consecutiva. Nei momenti di difficoltà la squadra ha saputo soffrire. È vero. Jimenez ha corso molto, ha aiutato, pressato, ha avuto delle occasioni, è vero, ma è arrivato anche poco lucido per tutto il lavoro che ha fatto. Anche tecnicamente ha lavorato molto bene. Vabbè Max, qui il naso. Parentesi. C'è stato l'episodio del rigore. Si può dire tutto però. Tecnicamente Noi possiamo dirlo, dai. Lui no, ma noi sì. C'è stato l'episodio del rigore, mi sono lamentato con il quarto uomo, ma niente di che. No, infatti. No, è sereno. Momento tranquillo. Speriamo di L'avrei avere la curva il più presto possibile, peraltro. Adesso parliamo anche di questo. Questo è un tema molto importante. L'avrei proprio riassunto così, ma niente di che. Sì, Così. quindi sei andato faccia a faccia con Rafuan urlandogli bravo 7 volte? Sì, ma niente di serio. Esatto. Perché d'altronde la cravatta è rimasta lì. La cravatta è rimasta lì. Quindi, l'altra volta niente era di partita che, anche dai. la cravatta e anche dei bottoni della camicia. Sì, se l'era presa col Ha detto anche che la disegnatore. camicia l'ha salvato. Sì. Non so onestamente cosa succederà dal lato del giudice sportivo. Beh, pensate se Domani fosse lo accaduto sappiamo. in altri momenti con altri personaggi, avrebbero dovuto togliere il giacchetto della Off-White di Fonzi o quelle cose che avevamo l'anno scorso agli allenatori. Sì, devo Con dire quei che vestiti. rivedere un allenatore in giacca e cravatta a bordo campo mi solleva da So se vi tutte le ricordate, divise. Fonseca col giacchino di pelle. Poverino, ma non, povero, non era neanche non colpa era colpa sua. sua. Però in giacca e cravatta, grazie. Ci chiedono in chat secondo noi quante giornate può prendere Max. Domani giudice sportivo, perché fin quando non si giocano oggi le gare il giudice sportivo si esprime domani. Ora, in linea teorica, quando un allenatore viene espulso può anche non ricevere la giornata, perché non è come il calciatore che espulsione è uguale, almeno una giornata. Dipende, però cosa valutano? Ovvio, bisogna capire cosa ha detto, cosa hanno sentito, cosa hanno scritto sul referto. Bisogna anche capire quanto, secondo me, poi so che è sbagliato fare pari e patta, perché il calcio non dovrebbe essere così, quanto hanno compreso di aver fatto un errore che se sta partita non viene vinta dal Milan è una roba di cui parliamo anni. Perché è una roba di cui parliamo anni. Lo sapete, io sono di quelli che quando c'è una roba arbitrale non si è mai attaccato e continua a essere di quell'idea lì. E tant'è che lo faccio adesso che abbiamo vinto. Cioè, avrei potuto dire, vabbè, abbiamo vinto. Chi se ne frega, non ne parliamo, no? Non ne parlo quando incidono, figurati se quando non incidono. Ne parlo invece adesso perché per me è una roba... Ragazzi, ma forse non so se... Cioè, ci rendiamo conto di che rigore non è stato fischiato, di cosa è stato fatto vedere o non vedere al VAR, eccetera, eccetera. Roba veramente da mani nei capelli, Per me ne prende una giusto per non creare il precedente del fatto che se un Sono allenatore d'accordo. smatta, Anche si per tira me via ne la prende giacca, va faccia a faccia col quarto uomo e non succede Ne niente. prende una proprio perché, come dici tu, gliela devo andare. Gliela devo perché andare sennò- per forza, per non creare il precedente che sennò vale tutto. Però sì, per me faranno il minimo indispensabile. Meno male che abbiamo vinto, ci scrivono da casa.
Sì, perché altrimenti, cioè già per me è grave così. Ma Mi perché- metti la grafica 9, Ma perché Morgan? ci sono errori in ogni dove in questa cosa, cioè ci sono errori nella valutazione finale, ci sono errori nelle immagini che sono state mostrate, cioè ci sono errori per me inspiegabili, ma con la tecnologia che c'è oggi, vedere ancora questi errori è ancora più grave. Mm. Cioè passava anni fa, passava virgola, perché comunque non c'erano le tecnologie, ma ad oggi con tutti gli strumenti che ci sono, per me cioè, è ingiustificabile una cosa del genere, cioè non si spiega. Cioè anche se a Mercenario gli dai un turno, no? Posso dire che non basta per me. Cioè- Devo dirti, Marcenaro Ma anche nella sua Fabbri. direzione di gara è stato insufficiente. Molto. Nell'occasione il rigore l'aveva pure fischiato. Capito, ma Fabbri 2 turni. Ma è poco. Per me quello che è ancora peggio di Marcenaro È Fabbri. è Fabbri. Sono d'accordo. Per paradosso. Poco. Ma cos'è 2 turni? Cioè, onestamente, ma cioè, si va a casa se sbagli così il tuo lavoro. Cioè, sì. Si va a casa. Cioè, non esiste. Cioè, io non dico che deve andare a casa in definitiva, Però, cioè, fai 2 errori così. Boh, per me. Fabbri. E poi ripeto, il Milan ha vinto la partita. Metti caso che il Bologna pareggiava, perché magari dopo un'azione così concitata, confusione, Allegri che si toglie la giacca, in quei 7 minuti che ha dato di recupero, 7 giusto sono stati, e la squadra un attimo si distrae e prendi gol su corner. Cioè, cosa fai? No, ti ho detto. Non ne avremmo Perché parlato poteva anni. succedere, Io un rigore, ma poi c'è Marcenaro, a parte che non so perché non dia rigore appena c'è sta roba qui. Aspetta il secondo, che effettivamente il Vabbè, secondo ci può stare, è parte che ancora anche, in possesso il giocatore. parte che anche il secondo è rigore. O meglio, un rigore che puoi fischiare, puoi anche non fischiarlo, ma lo puoi fischiare. Ma che tu, rivedendo le immagini, non blocchi tutto e dici rosso e rigore vedendo sta roba qui è follia totale. Ma totale. Cioè è una roba che non sta né in cielo né in terra. E invece gli fa rivedere il secondo contatto. Cioè io impazzisco, veramente. Sta roba ieri mi ha fatto impazzire. Cioè non... Perché è proprio illogica e inconcepibile, secondo me. No, ma io capisco che sul primo contatto, anche se lo reputi rigore, vedi che comunque il giocatore si sta rialzando, è in possesso, magari tira una Magari fa castagna gol, sì. 3 metri dalla porta, fa gol. E poi se no succede come il magico Come Serra sì. Quindi vabbè, aspetti. e aspetti. Fischi rigore, fine. Fine. Non sì. che poi Fabbri si inventa questa... Ma sono d'accordo con Bea, sta roba. 2 turni è pochissima roba. Cioè, 2 turni ma non perché va. sennò passa il messaggio che se fai un errorino, vabbè, se fai un errorone, Vabbè. 2 turni. Cioè, per carità, immagino che siano soldi, perché comunque gli arbitri ricevono un compenso ogni partita che Importante. scendono in campo, per carità, però Morale, ci serve peso? Direi un pochino. Leggermente, proprio un dito. Adesso non me ne voglia il Bologna perché ci mancherebbe. Però il Bologna andata dell'anno scorso, rimandata. A data a destinarsi, rimandata. Sì. Poi insomma, non possiamo andare oltre le decisioni del sindaco di Bologna, CIT, Il nostro CIT, presidente. presidente Vabbè, ma- del Milan. sì che... Ma Al senza dire ritorno, quella frase. qualche gol leggerissimamente viziato. Sì. Finale di Coppa Italia. La non espulsione di Bökema. Sì. E questa è poker con Sì, l'ultimo. sì, è la quarta che il Bologna, che in Milan-Bologna o Bologna-Milan accadono cose. Non è che ci dobbiamo avercela col Bologna, per carità. Peso politico del Milan in questo momento decisamente basso. Per non dire nullo, ma perlomeno decisamente basso. Se volete le parole di Gravina Vai. sull'errore. Allora, aspettate che... I cookies. È riuscito anche a far dire a Gravina che era un errore, per dire quanto è evidente la questione. Cioè, siamo arrivati a questo punto qui. Mi Chi lo dispiace, ma i cookie... Niente, nel Gravina ha detto che era un 2020 errore in pratica. Sì, no, ha detto che era un errore, ha aggiunto anche la tecnologia ha ridotto molto la percentuale di errori, basta vedere quei casi in cui arbitri... niente, scusate, ma
Troppi Non è ricordi? cosa. Vabbè, non è un Si è problema. emozionato il computer a queste parole. Sì, non è abituato, anche il computer, giustamente, sono parole forti del presidente federale. Torniamo a noi, va. Come detto, forse sì, senza forse, in realtà. Abbiamo bisogno di un po' di peso politico, ma non perché serva. Cioè, nel mondo ideale non serve aver peso politico. Cioè, in un mondo normale, senza la necessità di avere qualcuno che metta, diciamo così, il proprio peso politico sul tavolo, apra gli occhi, apra le coscienze, eccetera, eccetera, non serve. Ma siamo in Italia. Vi vorrei ricordare che non siamo nell'NBA. Già. Siamo in Italia, nel campionato italiano, dove si fa politica sportiva quasi più davanti alle telecamere che fuori dalle telecamere, dove si fa molto calcio fuori dal rettangolo verde. Sì. Purtroppo, siccome noi giochiamo qui, non giochiamo né in Premier, né a cricket, né in altre Né a cose, basket, né a giochiamo baseball. a calcio in Italia. E purtroppo o ti adegui oppure, come diceva il presidente, più forti di tutto. Ma siccome non lo siamo, No, ma più che altro, cioè, la reazione di Allegri io credo che sia anche un po' eccessiva, considerando che sei la terza giornata e che la partita, per carità, si stava sistemando per te. Però, se fossimo stati, che ne so, la giornata 30 e ti stavi giocando lo scudetto e capitava una cosa del genere e metti caso che andava a finire 1-1 per i motivi che ho detto prima, cioè è una cosa grave. Però non è grave da quest'anno, cioè è grave da... Ieri ne parlavamo fuori onda, finita la partita, cioè ora, quell'anno abbiamo vinto lo scudetto, per me abbiamo fatto un qualcosa di epico, ma io ricordo certi episodi come il rigore non dato al Torino contro l'Inter o altri episodi per il Milan di quell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, che io se ci ripenso dico wow che abbiamo vinto lo scudetto, perché cioè la situazione è questa. guarda, in realtà io do ragione a Bea, ma non tanto per la questione giacca o non giacca, non lo deve fare l'allenatore quella roba lì. L'allenatore poi prende il rosso, prende la squalifica, cioè ognuno Cioè, deve non prendere dovrebbe il fare suo l'allenatore. ruolo. L'allenatore fa l'allenatore, non deve fare né il capopopolo, né il dirigente, né il presidente, né niente. Ma nella nostra Deve squadra fare ti l'allenatore. ricordo che chi ha quegli altri compiti che hai elencato tu, Ok, di se competenze. un dirigente va davanti alle telecamere e parla fuori dalle righe, prende l'inibizione di un mese e arrivederci. Però Ma nel mentre mette le chiose sul tavolo. come ha scritto Stefano, evidentemente lui sa che se non lo fa lui non lo fa nessuno. Bravo. Quindi dopo una scena del genere, magari la prossima partita, prima di farci un numero tale, un arbitro ci pensa 2 o 3 volte. Ammesso che non lo dovrebbe fare a prescindere, perché dovresti fare le cose giuste. Cioè, un episodio del genere, vai al VAR e dai il rigore, fine. Non è che fai vedere, vai a No, vedere un'altra chiaro. immagine, ti fanno vedere un'altra immagine. No. Però ti dico, il Milan non l'ha mai fatto e io apprezzo tantissimo il Milan che sia differente dagli altri e non lo faccia, ok? Però se vedi che l'anno dello scudetto è così e gli anni successivi pure e quest'anno si ricomincia anche, e allora evidentemente la politica che hai adottato non sta funzionando. Tutto qua. Io apprezzo il fatto che il primo tentativo sia quello di farlo in separata sede, ma farlo in separata sede per gli ultimi 4-5 anni non ha funzionato niente. Ma non funziona. Tanto Poi, ascoltano, annuiscono, deve si essere girano e pubblica ridono la forse. questione. Deve essere pubblica la questione per tutte le cose che hai elencato tu prima. Deve essere pubblica. Va bene, vediamo un po' di partita, un po' di calcio. Dai, Dai, grafica 10, comunque Morgan. avete indovinato, era il mio Sì, il titolo della figurati. grafica. Chi poteva essere se non Harry? Ma Harry in realtà li fa quasi tutti. Poi su Allegri è ispirato. Su altri un po' meno. Nei top il centrocampo in pratica. Quel reparto che, sai, se è ben assortito, ne giova alla squadra. Solitamente succede così. Rabiot, Modric, Salmacher. Ne avremmo Potevamo potuto mettere metterne Ricci, altri. ad esempio, Sì, Ricci, Tra sempre in quel parentesi, reparto. io avrei messo anche Ricci. Ricci.
Hanno fatto una discreta partita, secondo me, sia Gabbia che Tomori. Pulisic è entrato molto bene. Nkunku, nei limiti della sua condizione fisica e dei ancora meno minuti che ha avuto, non ha sbagliato praticamente nulla. Anzi, ha aiutato a gestire palla nel finale con grande lucidità. Tanti potevano essere i top 3. Per me questi sono stati i migliori. Salmaker per me è insostituibile in questo momento. Ma perché? A parte che non c'ha il vice. No, a parte quello, no, dico, un giocatore, cioè, ha un motore troppo importante. Poi la sua partita non è mai limpida, pura, perfetta, senza errori, eh. Ogni tanto fa sempre magari l'errorino, la palla persa, per carità, ma ha un'intensità per 90 minuti troppo determinante nel corso di una gara. Cioè io non so veramente come faremo senza di lui su quella fascia lì. Quindi parlo di lui, io vi lascio Modric e Rabiot. Bene, sono molto contento che Alexis sia qui, che sia rimasto, che sia al Milan. Ieri ha esultato all'assist che ha fatto per Modric in maniera molto convinta. Guarda, mi ha anche un pochino emozionato quell'esultanza lì di Alexis, perché dopo 2 anni in cui è stato fiondato a destra e a sinistra solo perché aveva il 56, si chiamava Salmaker, sono contento che sia qua a giocarsi le sue carte a far bene. Chi ti prendi, Bea? Ma allora potrei prendermi Luka Modric, ma è troppo facile. Poi la stella della mia squadra fantacalcistica, quindi vabbè. Però su Modric non c'è niente da dire, nel senso che è un giocatore che non ve lo devo spiegare io. L'abbiamo già detto prima. Mi prendo Salmaker anch'io perché è stato un giocatore molto, molto, molto sottovalutato, secondo me. E al di là delle spiegazioni degli ultimi 2 anni che ho già visto, è andato in prestito, è cresciuto, se non fosse andato in prestito non sarebbe stato così, che se le porta via il vento, queste cavolate. Per quanto mi riguarda è un giocatore che io mi tengo sempre in squadra. Magari non ha la tecnica di altri, non ha i piedi di altri, però la sua dinamicità, la sua corsa e soprattutto il fatto che lui 90 minuti non molla. Cioè sono cose che negli ultimi 2 anni abbiamo visto poco. Cioè vedere giocatori che non mollano, cioè per paradosso, no? L'ultimo anno di Pioli tu avevi un tasso tecnico molto alto, perché comunque avevi un tasso tecnico importante, no? Però quella voglia di non mollare, quella corsa, quell'aiutare i compagni in difficoltà non c'era. E lui secondo me è un giocatore che anche in spogliatoio questo lo porta, lo trasmette e poi lui ci teneva a restare al Milan. Lo so, purtroppo sono parole importanti che sembra che non abbiano peso, ma in realtà fanno la differenza tra arrivare un po' di posizioni sopra e un po' di posizioni sotto in classifica. E non sono negli algoritmi. Torniamo invece a parlare di qualcosa che non è andato. Grafica 11. Ah, tu non ti sbilanci, non ti prendevi nessuno? No. Volevi parlare anche tu di Alexis? No, in realtà parlare di Adrian? No, mi sarebbe piaciuto parlare dei subentri, ma lo facciamo domani. Domani parliamo dei giocatori subentrati, facciamo un pochino il punto. Spoiler, abbiamo tutte le settimane libere, ragazzi, non possiamo sparare a qualsiasi cosa lunedì. Serene, cioè, io sarei stata anche meno serena, ma con la Champions e la musichetta. Anch'io. Ringrazio Asci Milanista che ci ha donato 5 euro per chiudere il discorso sul VAR. Scusate ragazzi, ma il VAR non dovrebbe richiamare l'arbitro solo per chiaro evidente errore? Dove sta il chiaro evidente errore? Io, a parte che dovresti chiederlo a Fabri nel caso e non a noi. Fabri, vabbè. No, fermati. Ma al di là di Fabri, gli è stato fatto vedere, secondo diciamo loro, il contatto tra Freuler, il secondo quindi, tra Freuler e Nkunku non c'era, quindi era un chiaro evidente errore fischiare il rigore, proprio perché il fatto che non ci fosse stato quella sorta di tocco barra pestone sul piede di Nkunku non portava appunto al fischio per il rigore. Basta io ho provato che a dare una mi spiegazione. innervosisco se parliamo di sta roba. Morale, uno dei flop è questo. Sì, gli altri abbiamo messo Marcenaro per la direzione arbitrale, ecco. Santi, Yusuf.
Sì, Yusuf più che un vero e proprio flop è uno di quelli magari che ha fatto meno bene. Ecco, nel senso un po' più appannato rispetto a Rabiot, rispetto a Modric, anche a Ricci che è entrato al suo posto, e quindi più che flop è un non top. Beh, ma poi quest'anno ha anche dei paragoni. Cioè l'anno scorso Sì, era lui unico. cioè, l'anno dici. scorso erano lui e Reinders e lui Reinders e lui, e Caragrazia se c'erano. Avevi paura ogni settimana che oddio questi si fanno male perché giocano sempre lui e Reinders e lui. Quest'anno hai un po' più di scelta degli altri paragoni di fianco, quindi magari se fa qualche errore ti salta un po' più all'occhio. Io poi a livello tecnico ha delle mancanze Fofana, ma non è che lo scopriamo oggi. Però bisogna cercare di far venire fuori il suo meglio, che non è il tiro da fuori. No. Penso che lo sappiamo ormai. Guarda, ragazzi, non è per essere cattivi o buonisti di sorta, però se l'attaccante sbaglia 2 gol praticamente fatti o quasi 1 contro 1 col portiere, è come se il difensore centrale dall'altra parte del campo gioca una buona partita, un'onesta partita, ma per 2 volte liscia la palla e manda in porta l'avversario. Cosa diciamo di quel difensore che ha giocato una buona partita, incoraggiamolo? No. Purtroppo fa il mestiere suo È fare gol. Se il portiere fa una buona partita ma 2 volte smanaccia la palla dentro la sua porta, e il mestiere suo è parare, e se sbaglia ha fatto una cattiva partita. Purtroppo Santi ieri ha avuto le occasioni per far gol, più di una, ed è in un momento un po' di Per me sfiducia. più po' che i così. gol che sì, ci sono gli errori, e per me sono dettati anche dalla poca tranquillità che quando fai l'attaccante proprio ti appesantisce la testa in maniera importante. Però per me come proteggeva la palla, come teneva la palla è forse la cosa che mi è saltata più all'occhio. Ringrazio intanto Carlo Teodori È che tornato. torna tra noi e scrive No, Enrico È tornato. e dona 12 euro. Carlo, Grazie grazie, Carlo. grazie. E anche a The Red di 91100, abbonato con noi da 30 mesi, Il e migliore. scrive: mea culpa per aver dubitato di San Luca, che non è a Bologna ma è ieri sera a San Siro. Modric, d'altronde. Vabbè, ci può anche stare che hai dei dubbi perché arriva un giocatore di 40 anni, ci sta, però per ora Grafica 12, l'ultima di quest'oggi, per 2 buone notizie. Ci eravamo lasciati ieri con Maignan che prendeva le stampelle e tornava a casa. Sì. E avendo visto che si era fatto male, avendo visto che era uscito zoppicando, avendo visto che aveva fatto Tra le un po' scale, con le scale tra un po' casca. fatto fatica a farle. avendo visto le stampelle, noi tutti pensavamo, adesso domani mattina ci va la mazzata che si è stirato fuori per almeno un un po'. mese, lo salutiamo. Poi oggi, buona notizia, niente lesione né per l'uno né per l'altro, cioè Pavlovic. Verranno valutati giorno per giorno, però come detto nessun tipo di problema né al polpaccio di Maignan né alla coscia di Pavlovic. Vai, via. Io su Maignan l'avevo vista brutta perché cioè vederlo che non riesce a fare le scale, sicuramente vederlo uscire da solo ti fa pensare ok, sì, si è fatto male ma comunque esce sulle sue gambe, però le scale così ci avevano preoccupato. Invece fortunatamente sono escluse lesioni, verranno valutati giorno dopo giorno e quindi dai, speriamo che possa essere niente per entrambi. Sì, speriamo, perché Mike, cioè, vedendo come è uscito, mezzo miracolo, Se fosse così, sì, cioè, o durante la notte non so cosa è successo, Sono arrivate delle fatine di cucina. oppure sentiva del dolore. Ho o avuto un crampo lancinante. Ho capito. Tipo quelli notturni, Super che- mega iper indurimento. Sì, tipo quando ti addormenti col braccio sotto il cuscino e fai oddio, ma chi è questo qua? Un pervertito, quelle robe lì. Però non me lo spiego, non me lo spiego, perché davvero è uscito dal campo, cioè dallo stadio in stampelle. E quindi, ripeto, miracolo. Aspettiamo di capire quante partite salterà. Io immagino che con l'Udinese giochi Terracciano o Torriani, come ci diceva l'ascoltatore prima. Terracciano. Sì, no, io penso giochi Terracciano, però al di là di questo, no, volevo dire,
come c'è scritto nel comunicato, aspettiamo giorno per giorno. Ma non per essere negativi, ma perché siamo figli che l'ultima volta che c'è stata scritta sta roba qui siamo ancora ad aspettare che torni Rafa, e Rafa forse non torna neanche alla prossima. Quindi aspettiamo. Dalle parole un di attimo. Allegri, sì. Beh, Allegri ha anche detto che il polpaccio è pericoloso, che è vero, tra l'altro. Comunque ci scrivono da casa, giustamente oggi si è abbonato Gesù e nella notte Maignan è guarito. Vedi? È un caso? Non credo. Non credo, insomma, d'altronde. Insomma, caro Teodoro, ti scrive Bea, Grazie Carlo. ma ha fatto figli e figliastri, nel senso che Henry ha donato e a te È lo niente. stesso, però. Ma d'altronde Grazie lo stesso, Carlo. categorie. Simone, sì, no, torna stasera alla stanza di bottoni. Non viene fatta la settimana per il semplice fatto che settimana scorsa non abbiamo giocato e 2 settimane fa, in questo momento esatto, eravamo ancora a dire ma lo scambiamo Santi con... È vero. Con, come si chiama? Con Dovbyk oppure no? Dovbyk. E quindi adesso siamo tornati in un momento classico della stagione dove ogni lunedì poi ci sarà la stanza dopo il weekend. No, non fate entrare Rosano, ma stiamo scherzando. Anche perché è entrato Terracciano. Penso che possa giocare. Adesso noi non ne abbiamo parlato oggi, in teoria avevamo pensato già di trattare il tema se fosse arrivata la questione Maignan di una gravità diversa, cioè con l'uscita di Mike si apriva l'ipotesi gioca Terracciano oppure promozione per Torriani. Aspettiamo. Ah, che lavata di mani clamorosa. No, nel senso che posso dirti. Allora faccio il sondaggio, tanto siccome in teoria sta bene, possiamo farlo un pochino più a cuor leggero. Sì, fai il sondaggio. Io ti direi, sono entrambe le scelte sono valide. Ah, perché magari uno può dire, non rischio, con l'Udinese ti siedi lo stesso, metti. Sì, a parte E quello. torni col Napoli. Parte quello, però per me sono entrambe scelte valide. Nel senso, gioca Terracciano, è di fatto il tuo secondo portiere. Perché l'hai preso per fare il secondo portiere, no? Beh, chiaro. È il secondo portiere, c'ha l'uno sulla schiena, è già entrato col Bologna e non ha dovuto far niente. Quindi onestamente ci sto, mi sta bene. Cioè, non è che dico no, oddio, che disgrazia, gioca Terracciano. È ovvio, non è Maignan, ma è il secondo portiere, quindi ci sto. Gioca Torriani, bene. Lanciamo un giovane, vediamo come si comporta. A parte che già qualche esperienza l'ha fatta, ma vediamo come si comporta con i big, vediamo come si comporta in Serie A, competizione ufficiale, con i grandi e via dicendo. Quindi non ti dico che è una win-win, perché la situazione win è con Maignan dal mio punto di vista. Però in caso di assenza di Maignan, gioca Terracciano, bella per lui, gioca Torriani, felice di vedere un ragazzo giovane che esordisce e del vivaio, cioè non è che c'è tutta sta gran... cioè non è che mi strappo le vesti se gioca uno o l'altro, ecco. È ovvio che in questo momento, insomma, se sta bene, Mike ne salta una in teoria da quello che c'è scritto. E quindi è una scelta del momento, e sul momento io probabilmente farei più giocare Terracciano se per una partita. Discorso diverso se per caso si dovesse magari aprire un varco e a quel punto battezzi veramente un portiere per un medio periodo, per un piccolo medio periodo. Però ci fanno notare giustamente che un portiere si fece male a settembre 2022, cioè Mike, gli venne pestato il polso, se non ricordo male. Sì, da Suarez. Entrò un portiere con la T, e chi entra quest'anno ha la T, e a fine anno cosa successe? Ma chi l'ha scritta sta cosa? Fili. Fili. Non prendertela con me. Fili. Portiere con la T. Però come siamo stati previdenti quest'anno? Tutti Due e due con la T. Mica scemi. Qui siamo ai livelli veramente che Portiello io... con l'S? No, via. No, via, un altro con la Un altro T. con la T. Chi c'è? Terracciano, preso. Via. Cioè, siamo ai livelli di quelli che chiamano i figli tutti con la stessa iniziale perché vogliono che la famiglia sia tutti la stessa iniziale. Poi non essere qui a maggio se vinciamo a dire il Scusa, per portiere caso con la T. Terracciano ha le stesse lettere di Tata Rosano? No, ha lo stesso numero, non credo. Forse Tata Rosano ne ha un po' di più. Rosano 10. T-R-A-C-C-I-A. No, 11. Niente. Niente, è andata. Mi spiace.
Si lotta per il Finito secondo e il terzo sogno, posto. Penso ragazzi. che abbiamo vinto con Terracciano lo scudetto. Tarusano. Con Tarusano, vedi che è già... Attenzione! Lo attenzione. scoop di Beatrice Bea, Sarti. cosa ci devi dire? C'è stata una combin in quel passaggio di Terracciano a Leao che qualche Piccolo tifoso... lapsus che chissà. Chissà. Terminiamo il sondaggio. Intanto vince Torriani. Però io lo so che lo fate perché vi stuzzica la novità, ragazzi. Di Torriani? Sì, Ma può perché essere. perché i tifosi del Milan magari sognano che prima o poi risucceda un Donnarumma bis inizio, non Donnarumma bis finale. Fine. Inizio, cioè comunque quella Sì, volta è Mihajlovic fece un qualcosa di, cioè, coraggioso. buttò in campo a San Siro un ragazzo giovanissimo e, cioè, caspita. Sì, funzionò. Funzionò. E sì, e poi vogliamo anche cercare nuovi ragazzi. Cioè, c'è poco da fare. I tifosi del Milan negli ultimi 2 anni hanno bisogno anche un briciolo di provare, non di farlo, di provare ad affezionarsi a qualcuno. No, non è il momento. Lo so, però per questo Cioè- secondo me c'è anche la speranza di Torriani. Io vedo che Camarda che- venga su, che qualcuno resti. Cioè, secondo me è Tutte un quelle pochino, maglie sì. che io vedo in giro con dietro nessun nome gridano. Io che me lo c'è vedo un questa tifoso del roba Milan qua. che va lì a comprarle e dice no, non la metto. Meglio di no, lo so. E invece spero che prima o poi torni. C'è un'altra donazione di Carlo Teodori. Sì, perché poi dobbiamo chiudere, in realtà siamo arrivati in chiusura, quindi torniamo pure in studio. Ringrazio The Red D Che abbiamo già 91, ringraziato. grazie. Carlo Teodori che ci ha donato ben 12 euro. Grande Carlo, Grazie. il migliore. Centesimo lo metto io. Io credo in Santi, dai Santi. Grazie. D'altronde se sei abbonato a Gesù di Nazareth dobbiamo credere in Santi. Nei santi, sì. Dimmi Bea. No, ma su Santi, cioè, è difficile dare un giudizio su quello che sta accadendo, nel senso che, parliamoci chiaro, se non avesse fatto negli ultimi giorni di mercato tutto quel bailame facendo vedere l'attaccamento al Milan, per me non sarebbe così difeso, perché ieri sera ha sbagliato dei gol che in un altro momento storico, cioè, i tifosi Però bravo non gli Modric, dicono secondo bravo. me, Non bravo gli dicono Modric bravo. a provare a Quindi ci nascondere sono un po'. sempre due Per me pesi non è e due misure. tanto Cioè, faccio un l'attaccamento, esempio: è se che stai vincendo. quei 2 gol li sbaglia Abraham l'anno scorso, se lo magnano. Se li sbagli sullo 0-0 viene mangiato Ecco. chiunque. Poi riconosco che in campo lotta, cioè si vede che Si dà da fare. si dà da fare, prova. Per me ci vuole un equilibrio, cioè non lo si può giustificare sempre per ogni cosa, però è anche giusto dargli un attimo di tempo, perché comunque viene da un'estate in cui Non facile. è stato messo sul mercato in maniera palese, però ci vuole un po' di equilibrio, cioè come hai detto tu giustamente prima, cioè se un difensore sbaglia 2 interventi e prendi gol, lo devi dire. Lui ha sbagliato 2 gol, lo devi dire. Ecco. Bea, grazie. Grazie a voi, a domani. Henry? Mi è piaciuto questo talk senza cuffie, mi sa che lo replico. Ciao. Va bene. Ringrazio tutti quelli che sono stati qui con noi. Vi do appuntamento tra un paio d'ore quando ci sarà la stanza di Bottoni con Mister Emanuele Bottoni per l'analisi tattica di Milan-Bologna e un po' di tattica nuova, visto che è un nuovo progetto. Bisogna raccontarla. Ci ritroviamo come detto tra 2 ore alle ore 19. Grazie a tutti. Morgan, metti pure la sigla, altrimenti ci vediamo domani. Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe.